Bene ragazzi, abbiamo di nuovo Sofì che ci fa anche da portafortuna in questa seconda parte della lezione. Bene, lasciamo perdere la piccola Sofì, abbiamo visto quindi la fine della Serbia. Adesso vediamo la fine della Bosnia. L'altra volta abbiamo trattato dell'espansione della Bosnia. La Bosnia tuttavia aveva un'intrinseca debolezza, il fatto che a differenza della Serbia il re di Bosnia non ha mai potuto costituire un forte esercito mercenario e rispetto alla Bosnia non si è neanche affermato il sistema della pronuia, ricordate, la concessione di terre. I magnati inoltre in Bosnia avevano molto potere e non avevano consentito l'istituzione, non avevano consentito l'affermarsi del principio di successione ereditario in linea diretta. Ricordate il grande re di Bosnia, Tverto I, ok? Ricordate Tverto I alla sua morte, 1391, non riesce a dare il trono a suo figlio. I magnati impongono al suo posto il vecchio incompetente cugino Davisha, che regna dal 1391 al 1395 e quindi succede niente, dopo di lui ci sono tanti sovrani in rapida successione che si depongono l'un l'altro, i grandi magnati spadroneggiano, ci sono conflitti violenti tra loro e anche in Serbia si diffonde ormai una anarchia. Risultato è che il re Sigismondo di Ungheria cerca di sottomettere la Bosnia, ma non ci riesce, viene sconfitto nel 1411. È piuttosto complessa la storia dell'Ungheria. Il potere in Bosnia passa a una famiglia di magnati, attenzione, che hanno un nome piuttosto strano, è un nome veramente difficile per me da pronunciare. Nervoje Vukšić Vatinić è il nuovo sovrano della Bosnia, chiama i turchi in aiuto contro l'Ungheria e l'Ungheria perde di nuovo nel 1415, quindi la Bosnia sembrerebbe ancora indipendente, tuttavia l'influenza turca si afferma in Bosnia notevolmente perché in realtà ormai il nuovo re Ostoja di fatto è un fantoccio dei turchi, è un vassallo dei turchi. I magnati continuano a scontrarsi nei loro conflitti interni e la cosa più intelligente che riescono a fare, si fa per dire, è chiedere l'aiuto dei turchi. L'ultima speranza per la indipendenza della Bosnia è l'aiuto dei cattolici occidentali o ungheresi, perché è l'ultima spiaggia, quindi gli ultimi re bosniaci cercano questo, cioè cercano di ottenere aiuti dall'Occidente, ma la questione naufraga per motivi religiosi. Ricordate che in Bosnia c'era la Chiesa nazionale eretica dei Bogomili. Incredibilmente, perché i cristiani poi alla fine perdono regolarmente contro i turchi ottomani, contro i musulmani? I cristiani sono divisi tra loro, si combattono tra di loro invece di fare fronte comune contro gli ottomani. E quindi pensate che l'Ungheria e la Chiesa cattolica dell'Ungheria dicono alla Bosnia noi vi aiutiamo però al prezzo di favorire la propaganda cattolica all'interno della Bosnia e di consentire le persecuzioni, l'eliminazione dei bogomili, degli eretici, ma in realtà i nobili erano per la maggior parte bogomili e quindi si oppongono a questo sostenendo la Chiesa nazionale bosniaca. L'ultimo re si chiama Stefano Tomašević. L'ultimo re di Bosnia regna dal 1461 al 1463 e lui chiese aiuto a Papa Pio II con un discorso che divenne abbastanza celebre in cui Stefano Tomašević
cercava di appellarsi all'Occidente facendo capire che la caduta della Bosnia avrebbe potuto significare l'invasione da parte degli ottomani verso Vienna o anche verso l'Italia. Infatti Papa Pio II, mettendo da parte le questioni, le rivalità religiose, gli manda la corona di re. Tuttavia la coalizione cristiana non si forma, è soltanto un'illusione. Maometto II, il sultano degli ottomani, avanza in Bosnia. Pensate che i grandi magnati della Bosnia si arrendono senza combattere e vengono giustiziati dai turchi, dagli ottomani di Maometto II, uno dopo l'altro. Il re, l'ultimo re, Stefano Tomascevic, fugge, ma viene catturato e giustiziato nel 1463 con la fine di Stefano Tomascevic. La Bosnia non esiste più. Dopo la Bulgaria e la Serbia viene sottomessa anche la Bosnia. Fate attenzione, il fatto che la Bulgaria sia stata sottomessa per prima, poi la Serbia e poi la Bosnia non dice niente sul valore, sulla forza di questi stati. Cioè il motivo di questa sequenza sta solo nella loro posizione geografica. Bulgaria viene prima, ma diciamo che la Bosnia era più difficilmente raggiungibile, solo per questo motivo la Bosnia cade successivamente. Adesso restano alcuni piccoli principati balcanici piccoli territori che gli ottomani sottometteranno. Prima di tutto gli ottomani trovano una forte resistenza nei territori montuosi dell'Albania del Nord da parte di Giorgio Castriota, che è uno dei tanti, no, in questa nostra storia di popoli balcanici, che viene ora considerato un eroe nazionale, l'eroe che ha tentato di salvare il cristianesimo, di fermare gli infedeli ottomani. Giorgio Castriota era un nobile ungherese che era stato dato da suo padre in ostaggio ed era finito a Costantinopoli, che ormai si chiamava Istanbul, era stata conquistata ovviamente dagli ottomani. Qui lui era stato costretto a convertirsi all'Islam e gli era stato dato il nome di Iskender Bey. Iskender vuol dire Alessandro, d'accordo? Iskender Bey, cioè il Bey Alessandro. Questo suo nome, Iskender Bey, fu poi eh, modificato dagli albanesi in Skanderbeg. Lui riesce a resistere per decenni agli ottomani, è veramente qualcosa di straordinario. L'albanese Giorgio Castriota Skanderbeg fu veramente l'unico che in maniera continua per lungo tempo riuscì a sconfiggere ripetutamente gli ottomani senza mai a sua volta essere battuto. E in particolare lui resiste all'interno della fortezza di Croia, appunto in Albania del Nord, nella fortezza di Croia, che resterà nelle mani di Skanderbeg per decenni, fino alla sua morte nel 1468. Skanderbeg ha l'immenso merito di aver fermato per decenni l'avanzata ottomana nei Balcani. Croia viene attaccata inutilmente nel 1450 dal sultano ottomano Murad II, ma anche da Maometto II, pensate il potentissimo Maometto II nel 1466 e nel 1467. In tutti questi casi Skanderbeg riesce a sconfiggere i turchi, poi però muore, come abbiamo visto, nel 68. Croia, pensate, viene temporaneamente occupata dai veneziani traditori, veneziani che inizialmente avevano combattuto con gli albanesi di Skanderbeg, poi erano passati dalla parte degli ottomani, e quindi gli ottomani consentono ai veneziani di occupare
Croia, ma i veneziani in realtà erano già padroni di molte città in Ungheria come Scutari e Durazzo, che all'epoca era praticamente l'unico porto ungherese. I veneziani avevano anche altre città albanesi. Si allearono con i turchi veneziani, ma ben presto i turchi non li ripagarono con una buona moneta, e i turchi cacciarono anche i veneziani. Nel 1478 Maometto II conquista Croia e i veneziani pian piano vengono scacciati anche da tutti gli altri possedimenti che possiedono in Albania. La conquista ottomana di Durazzo nel 1501 rappresenta l'eliminazione dei veneziani dall'Albania. Quindi vedete, anche i veneziani perdono con gli ottomani conquistano nel 1501 tutta la Albania. Non è finita, nel sud della Bosnia si era staccato un piccolo territorio che si chiamava Erzegovina. L'Erzegovina appunto si era staccata dalla Bosnia nel 1448 con il Voivoda, il signore dell'Erzegovina si chiama Voivoda Vukšić Kosaša, Voivoda dell'Erzegovina con l'appoggio turco, d'accordo? Comunque è uno stato vassallo turco. Questo Voivoda Kosaša, peraltro si comporta in maniera discutibile, scende in campo contro tutti i suoi vicini con una guerriglia devastante, assolutamente inutile. Quando i turchi sottomettono la Bosnia, l'abbiamo già visto, occupano anche la maggior parte dell'Erzegovina. Alla morte di Vukšić nel 1466 l'Erzegovina è ridotta soltanto ad una fascia costiera dove i due figli di Vukšić Kosaša, che si chiamavano Ladislao e Vlatko, combattono tra loro. Pensate, ormai gli ottomani stanno conquistando tutto, queste due combattono tra loro. Nel 1482 abbiamo la definitiva sottomissione da parte dei turchi anche dell'Erzegovina con la conquista della città di Novi. La Z, si tratta adesso di conquistare la Z, ve la ricordate? Non vi preoccupate che prima o poi gli ottomani conquistano assolutamente tutto. Allora, si tratta di conquistare la Z, la regione montuosa, ve lo ricordate, della Z, che aveva uno sbocco sul mare, riesce a conservare un certo grado di indipendenza da quando nel 1439 la Z era passata sotto il dominio dei magnati Crnojevici. Stefano Crnojevici riesce a difenderla dagli ottomani, ma anche dai serbi che volevano invaderla, riesce a porla sotto la protezione di Venezia. Il successivo sovrano Giovanni Crnojevici, che regna dal 1465 al 1490, che cosa fa? Cerca anche lui di difendersi dai turchi, ma i turchi lo costringono a fuggire in Italia, da dove però lui riesce a tornare nel 1481. La Z ha ancora una certa indipendenza. Attenzione, Giovanni fissa la sua capitale sulle montagne del Cetinje, dove d'accordo si dichiara vassallo turco sperando di sopravvivere con la sua Z, però dopo la sua morte i contrasti tra i suoi figli affrettano l'annessione turca che avviene in maniera definitiva nel 1499 e quindi anche la Z viene sottomessa ai turchi. Attenzione, qui c'è una curiosità estremamente significativa. Prima dell'annessione, uno degli ultimi re, che si chiama Giorgio, sempre Crnojevici, non avrei dovuto cancellarlo, re Giorgio, che cosa fa? Riesce a promuovere delle iniziative culturali veramente straordinarie. In questi ultimi anni bui
in cui la Z, come tutte le altre regioni balcaniche, stava finendo all'interno dell'impero ottomano. Pensate che Giorgio fonda un monastero proprio sulle montagne del Setigne, un monastero dove introduce, un monastero di piccole dimensioni, dove introduce un torchio da stampa. Pensate che pochi anni prima, del 1489, pochi anni prima della fine dell'indipendenza della Z, come molti altri territori balcanici, resterà sottomessa per secoli all'impero ottomano, il monaco Macario, con questo torchio da stampa, stampa a caratteri mobili, il monaco Macario realizzerà una serie di libri a stampa, di libri ecclesiastici pieni di illustrazioni bellissime, che avranno un enorme successo in tutta Europa. Pensate, questa iniziativa culturale poco prima della fine della Z, che viene inglobata da parte dell'impero ottomano, che si opporrà sempre all'introduzione della stampa dei caratteri mobili. La stampa a caratteri mobili sarà accettata dall'impero ottomano soltanto in pieno Settecento, 3 secoli, quasi 3 secoli dopo. Invece sulle montagne sperdute della Z c'era chi stampava queste bellissime edizioni a caratteri mobili. L'unico stato balcanico a sfuggire alla distruzione, perché molti non lo sanno, che esiste un territorio balcanico che non sarà mai sottomesso non sarà mai sottomesso agli ottomani, non perché gli ottomani non fossero in grado di sottometterlo, ma per loro scelta. E ovviamente la Repubblica di Ragusa, che si chiama in serbo-croato si chiama Dubrovnik. La Repubblica di Ragusa prima riesce a sopravvivere sotto la protezione veneziana dal 1205 al 1358, poi sotto la protezione ungherese dal 1358 al 1526, per lunghissimo tempo. Attenzione, Ragusa ha sempre avuto un ruolo di eccezionale importanza nel commercio, nell'economia dei Balcani. I ragusei erano i principali mercanti in Bosnia, in Serbia, ma anche in parte della Bulgaria, capite? Quindi all'estero, negli altri stati balcanici, dove esportavano i propri prodotti e quelli occidentali in cambio di materie prime e soprattutto metalli. È proprio il fatto della loro vocazione, grande vocazione mercantile e commerciale, che li salva, che diciamo convince gli ottomani a non sottometterli. Infatti molto, molto abilmente il sovrano di Ragusa sceglie di pagare un tributo, peraltro basso, scarso, ai turchi, ottenendo libertà di commercio in tutti i domini ottomani. Gli ottomani apprezzavano la ricchezza, le merci portate dai mercanti ragusei, e lasciarono intatta la piccola repubblica in cambio di un tributo. Pensate che la Repubblica di Ragusa fu abolita soltanto nel 1808, pensate, durante le guerre napoleoniche, quindi si tratta di una di quelle entità politiche che hanno avuto successo e hanno resistito tanto tempo nella storia, hanno avuto anche un'importanza, e poi sono state, come dire, un po' adesso sono state dimenticate. Non è finita, perché c'è l'Ungheria, all'interno dell'Ungheria vengono costituite degli avamposti serbi, e quindi c'è l'illusione, c'è un'ultima illusione per la Serbia di poter ricostituire uno stato libero di Serbia grazie agli ungheresi. Infatti, dopo la sconfitta di Serbia e Bosnia, l'impero ottomano diventa uno stato che confina direttamente con l'Ungheria, e l'Ungheria ovviamente è il prossimo avversario. Non parleremo qui in queste lezioni della storia dell'Ungheria, nella prossima faremo proprio tutta la storia dell'Ungheria, del Medioevo fino alla sottomissione dell'Ungheria agli ottomani, ma adesso ci serve per capire appunto quello che vi ho appena detto, che l'Ungheria fa balenare una possibile riscossa della Serbia illusoria. Il grande re Mattia Corvino resiste ottimamente agli ottomani, riesce a costruire, attenzione, dei distretti difensivi all'interno dell'Ungheria che in realtà
sono territori abitati da serbi. Ricordate la fortezza di Belgrado? Cioè gli ottomani non l'avevano ancora conquistata, fa parte della Serbia, ma quindi e quindi non solo, Mattia Corvino riesce anche a conquistare territori dagli ottomani, i territori della Bosnia settentrionale. Quindi, capite, sia in Serbia settentrionale sia in Bosnia settentrionale lui crea degli avamposti che vengono difesi da esuli serbi e bosniaci, d'accordo? Però attenzione, questo lembo settentrionale della Bosnia e questo lembo settentrionale della Serbia, intendiamoci, erano parte dell'Ungheria e quindi ci sono magnati serbi o magnati croati che ricevono da Mattia Corvino persino il titolo di despota nell'illusione di poter far rinascere appunto la Serbia, la Bosnia e così via. Ma la debolezza dell'Ungheria non consente questo. I turchi occupano questi avamposti serbi e bosniaci all'interno dell'Ungheria. Prima occupano Srebrenica nel 1512, poi occupano Belgrado, famosa la conquista degli ottomani di Belgrado, gli ungheresi non riescono a opporsi, e poi dopo la battaglia di Mohacs, come sapete, gli ottomani occupano tutta l'Ungheria orientale e la fine dell'Ungheria è l'ultima città, cioè avamposto dei serbi, Jajce, cade nel 1528, quindi capite anche quest'ultima disperata appendice di croati, capite, che riguarda croati, bosniaci e serbi all'interno del territorio ottomano finisce, ma anche l'Ungheria, 2/3 dell'Ungheria viene occupata dall'impero ottomano, 1/3 dell'Ungheria, quello occidentale, viene occupata dagli Asburgo d'Austria e quindi ci resta da parlare del fatto che gli ottomani, dopo aver abbattuto i bulgari verso est, entrano in contatto con i rumeni della Moldavia e della Valacchia, che saranno gli ultimi due stati conquistati, anche se avranno sempre un certo grado di libertà, dai turchi ottomani. Quali erano i principati rumeni e qual era l'origine proprio dei rumeni? Fate attenzione perché in realtà l'origine dei rumeni è estremamente controversa. Gli storici dicono che le origini dei rumeni sono abbastanza misteriosi. Secondo gli storici rumeni dell'attuale Romania, i rumeni sarebbero i discendenti dei Daci, che è i discendenti della popolazione della Dacia occupata dai Romani e quindi derivano dall'attuale territorio della Romania. Di fatto soltanto gli storici rumeni, forse per motivi nazionalistici, sostengono questa tesi. Tutti gli altri storici sostengono che le origini dei rumeni derivino dal sud, vengono da sud rispetto all'attuale Romania, dalla Grecia, dalla Bulgaria, dalla Tessaglia. A partire dalla fine del X secolo noi abbiamo una popolazione rumena che parlava appunto una lingua rumena che non è una lingua slava, lo sapete, è simile al latino, è una lingua neolatina, che vengono designati come Vlach. Questi Vlach, da cui ovviamente viene il termine Valacchi, che è il primo termine che designa i rumeni, erano pastori ed erano numerosi in Tessaglia e in Epiro, quindi territori che erano per la maggior parte soggetti al secondo impero bulgaro. La parola Vlach, Valacchi, addirittura passò proprio a significare pastori, prese proprio il significato di pastori. Alcuni di loro varcarono il Danubio e si infiltrarono nei Carpazi, all'interno ovviamente dell'impero ungherese, quindi passarono dal secondo impero bulgaro all'impero ungherese. Nel 1324, quindi vedete in realtà
l'indipendenza dei principati rumeni è una cosa abbastanza recente. Nella parte sud dei Carpazi emerge un'entità politica retta da un vassallo ungherese, il rumeno Besarab, che lotta per l'indipendenza contro l'Ungheria. Il re di Ungheria, Carlo Roberto, cerca di stroncarlo, ma non ci riesce, guida una spedizione contro questi Valacchi, ma viene sconfitto nel 1330. Attenzione, nasce così nel 1330 la Valacchia, il primo dei due principati rumeni. 1330. Veramente anche il successore al trono di Ungheria dopo Carlo Roberto, Luigi il Grande, cerca di sottomettere, di stroncare l'indipendenza della Valacchia, ma viene sconfitto anche lui nel 1369. Quindi vedete, i rumeni, i valacchi riescono a sconfiggere ben 2 volte i potentissimi ungheresi, guadagnandosi, meritandosi l'indipendenza. E questa è la Valacchia. Poi abbiamo la Moldavia, che è il secondo principato rumeno che nasce. La Moldavia era una marca ungherese, una marca di confine creata dal re Luigi il Grande sulle pendici orientali dei Carpazi per la difesa contro i tatari. Qui l'eroe della liberazione dell'indipendenza moldava è il voivoda Bogdan. Entrambi i principi di Moldavia e Valacchia hanno il titolo di voivoda. Bogdan si libera dall'egemonia ungherese nel 1365, ok? Pagano un tributo, Bogdan e i Moldavi pagano un tributo all'Ungheria, che ne riconosce la sovranità. Quindi vedete, nascono nel 1330 la Valacchia e nel 1365 la Moldavia, due principati di etnia rumena. Ovviamente la liberazione dall'Ungheria di Valacchia e Moldavia pone fine ai tentativi di organizzazione e di imposizione lì della Chiesa Cattolica, perché l'Ungheria era una potenza cattolica, voleva imporre la Chiesa Cattolica, assicurando invece nei territori ungheresi l'affermazione della Chiesa ortodossa. Sia la Valacchia nel 1359 sia la Moldavia nel 1401 ottengono dal patriarca di Costantinopoli un loro metropolita, e quindi comunque la religione ortodossa diventa dominante in questi principati rumeni. Attenzione, la lingua ufficiale in questi due posti della Romania, sia nella chiesa ma anche nell'amministrazione, fu comunque lo slavo. Ma come? Loro hanno una madrelingua rumena? Sì, ma in realtà la madrelingua rumena è considerata una lingua un po' volgare, no? Proprio la lingua del popolo. Viene usata come lingua ufficiale lo slavo, quindi lo slavo svolse per molto tempo in Romania un ruolo paragonabile a quello del latino in Occidente, impedendo l'emergere di una letteratura in lingua nazionale rumena. Anche in Ungheria, come vedremo, lo slavo sarà per moltissimo... Scusate, in Ungheria non lo slavo, in Ungheria anche lì una lingua diversa dall'ungherese, cioè il latino, sarà sempre appunto una lingua ufficiale. Si sono liberati dall'Ungheria, però in realtà Valacchia e Moldavia dipendono molto da un punto di vista culturale dalla Bulgaria, e per proprietà transitiva dalla Bulgaria vuol dire che dipendono anche dai bizantini, dai greci. Infatti i titoli di corte, tutti i nomi dei titoli di corte erano slavi e vengono dalla Bulgaria, oppure bizantini però giunti tramite appunto gli slavi bulgari. Il voivoda in teoria aveva un potere assoluto sia in Moldavia sia in Valacchia.
in teoria, però in realtà i nobili esercitavano anche loro un forte potere ed era l'assemblea di nobili a decidere chi dovesse occupare il trono. Ovviamente questo, come in altri stati, indeboliva l'autorità del principe, impediva il consolidarsi dello Stato, impediva una monarchia ereditaria, il principio dinastico. I contadini in questi stati rumeni possedevano i campi, ma erano soggetti a obblighi feudali come il lavoro o le decime, il lavoro obbligatorio per il signore o le decime che dovevano pagare al signore. Tuttavia la condizione dei contadini peggiora, se vediamo nel 500, alla fine del 500, essi erano ormai tutti diventati schiavi. Ogni tanto l'Ungheria riusciva comunque a imporre qualche obbligo, qualche pedaggio ai voivoda. L'Ungheria ogni tanto riesce a imporre anche sul trono un proprio candidato. Peraltro la Moldavia è una situazione più rischiosa della Valacchia perché era esposta anche agli attacchi della Polonia e ne subì molti. Per diversi periodi la Moldavia dovette accettare la sovranità della Polonia, però ben presto fu chiaro che la minaccia arrivava da sud. Gli ottomani, dopo aver conquistato tutto ciò che si poteva conquistare nei Balcani, e insomma, conquistano la Bulgaria, gli ottomani, e quindi attraverso la Bulgaria confinano direttamente con Moldavia e Valacchia. Come gli ottomani conquistano questi due principati rumeni? Iniziamo dalla Valacchia. Re importante, importantissimo della Valacchia è Mirzea. Mirzea, detto Mirzea il Vecchio, attenzione molto importante, Mirzea il Vecchio regna dal 1386 fino al 1418, che è un re fondamentale nella storia della Valacchia. Mirzia rende forte la Valacchia, però come al solito alcuni boiari, alcuni magnati, alcuni nobili sono ostili a lui e con l'aiuto del sovrano ottomano Bayazid, con l'aiuto di Bayazid, Mirzia il Vecchio viene cacciato e viene proclamato voivoda Vlad Dracul, che attenzione, non è il Dracula che tutti conoscono, che poi è appunto quello che ha dato origine alle leggende, alle tradizioni di Dracula, eccetera. Quello è Vlad III Dracul, questo invece è Vlad I Dracul, insomma, da cui si origina la dinastia dei Draculi. Mi sembra si dica Draculesti il nome della dinastia in rumeno, non sono sicuro. Quindi Vlad viene anche chiamato nella storia rumena, nella storia della Valacchia, Vlad l'usurpatore. Mirzia deve fuggire, deve rifugiarsi presso il re d'Ungheria, Sigismondo, mentre Vlad si impossessa della Valacchia. Comunque con l'aiuto dell'esercito ungherese di Sigismondo, Mirzia riesce a rientrare in Valacchia, non solo, ma a sconfiggere con l'aiuto degli ungheresi, a sconfiggere, attenzione, importante, gli ottomani a Rovine. Gli ottomani sono scacciati dalla Valacchia. Vlad si mette sotto la protezione della Polonia, quindi fugge Vlad l'usurpatore, si mette sotto la protezione della Polonia, comunque Mirzia resta al fianco, attenzione, di Sigismondo, re d'Ungheria. Mirzia resta a fianco di Sigismondo, re d'Ungheria, e partecipa ad alcune battaglie con l'Ungheria, tra cui quella disastrosa di Nicopoli, l'abbiamo ricordata più volte nel 1396. Nonostante la sconfitta di Nicopoli, Mirzia si salva e riesce anche a liberarsi del rivale Vlad, che viene messo fuori gioco perché viene fatto prigioniero nel 1397
dal voivoda della Transilvania, che era un altro principato rumeno, però completamente asservito all'Ungheria. Mirzia riesce anche a respingere i turchi. La battaglia di Ankara, ricordate, 1402, quando i turchi ottomani sono sconfitti da Tamerlano, gli dà un po' di respiro e Mirzia si rafforza occupando diversi territori, tra cui l'importante città di Silistra. Quindi vedete, molto abile, molto di successo, Mirzia il Vecchio, il voivoda, il principe di Valacchia. D'altra parte però gli ottomani sono troppo forti e il sultano Maometto II costringe Mirzia a pagare un tributo. Ormai ungheresi e turchi si contendono la Valacchia che dopo la morte di Mirzia nel 1418 che succede? Succede che, attenzione, sia gli ungheresi sia i turchi impongono sul trono di Valacchia un loro fantoccio, un loro vassallo. D'altra parte, quando l'Ungheria decide di non essere più in grado di contrastare gli ottomani, passa dall'offensiva alla difensiva, la Valacchia inizia a essere controllata totalmente dagli ottomani, che però, attenzione, lo vedremo alla fine perché lo spieghiamo meglio, gli ottomani, a differenza di altri stati dei Balcani, la Valacchia ma anche la Moldavia, come vedremo, non li inglobano proprio realmente, ma li lasciano esistere come stati vassalli. Vediamo quindi anche la conquista della Moldavia da parte degli ottomani. La Moldavia a sua volta è costretta a pagare un tributo annuo a Maometto II, a sottomettersi agli ottomani. Però poi la Moldavia ha un re che resiste ottimamente agli ottomani finché sarà possibile. Stefano il Grande, re di Moldavia, che regna dal 1457 al 1504. In realtà non può far altro che giurare fedeltà al re di Polonia, Casimiro, però questo è un modo di salvarsi, d'accordo, dagli ottomani. Stefano il Grande si proclama vassallo del re Casimiro di Polonia. Grazie all'aiuto dei polacchi, Stefano il Grande riesce a respingere Mattia Corvino, re d'Ungheria, che aveva cercato di conquistare la Moldacchia. Non solo, Stefano, questo grande re moldavo, riesce a sconfiggere i turchi ottomani a Vaslui sulla Rakovica nel 1475, una grande vittoria contro gli ottomani e quindi niente, però insomma a un certo punto Maometto II si stanca, il sultano ottomano, e guida di persona un esercito turco che devasta il paese, devasta la Moldavia e distrugge l'esercito moldavo nella battaglia di Valea Alba nel 1476. La capitale della Moldavia, Suleava, viene data alle fiamme, ma sembra che gli ottomani ormai abbiano conquistato la Moldavia, eppure sorpresa, incredibilmente i moldavi riescono a resistere e a salvarsi. Nonostante la sconfitta, i moldavi offrono un'accanita resistenza, c'è un'epidemia che scoppia tra le truppe ottomane, ci sono difficoltà di rifornimento per l'esercito ottomano. Maometto II, pensate, è costretto a tornare indietro. Grande vittoria da parte di Stefano, che come altri personaggi abbiamo visto della resistenza cristiana nei Balcani viene acclamato in Occidente come il trionfatore degli infedeli. Sisto IV, il Papa Sisto IV lo chiamò addirittura atleta di Cristo. Nel 1481 la morte di Maometto II e la solita guerra di successione tra i figli, la solita guerra dei figli per la successione al trono, permettono al voivoda Stefano di salvarsi ancora, ma non c'è niente da fare. Nel 1484
i turchi sono troppo forti, Bayazid conquista le principali città moldave. Stefano non può far altro che sottomettersi al sultano. Si illude che i paesi vicini organizzino un'alleanza antiturca, ma al contrario, lui, la Moldavia, viene attaccato dalla Polonia. Invece di aiutarlo a respingere i turchi, la Polonia lo attacca. Nel 1504 muore Stefano il Grande e per la Moldavia non c'è più niente da fare. La Moldavia diventa uno stato vassallo come la Valacchia e quindi abbiamo visto come gli ottomani, e l'abbiamo visto nel dettaglio, sottomettono tutti i Balcani. Abbiamo anche accennato alla conquista da parte degli ottomani di 2/3 dell'Ungheria. Poi vedremo un po' meglio le vittorie degli ottomani quando parleremo nelle prossime lezioni, dell'espansione e appunto delle conquiste degli ottomani nei Balcani dal punto di vista dell'impero ottomano. Ora l'abbiamo visto dal punto di vista dei popoli balcanici che vengono conquistati dall'impero ottomano. La cosa importante da dire, questa è veramente l'ultima cosa, chiudiamo per una lezione completamente fuori dalla norma troppo lunga, a differenza degli altri stati balcanici come Bulgaria, Serbia, Bosnia, Erzegovina, Zeta, Albania, Epiro, e sicuramente ne ho dimenticato qualcuno, a differenza di tutti gli altri territori balcanici, Moldavia e Valacchia ebbero sempre grossa libertà da parte degli ottomani. Gli ottomani non li inglobarono mai all'interno del loro impero, permettono per secoli l'esistenza di Moldavia e Valacchia come stati vassalli. I voivoda continuano a esistere. Perché fanno questo gli ottomani? Molto intelligentemente, in funzione anti-ungherese. Facendo così si assicurano che questi principati rumeni restino in contrasto con l'Ungheria, non si uniscano all'Ungheria, quindi comunque ottengono uno status privilegiato, un trattamento privilegiato rispetto agli altri stati balcanici che invece vengono sottomessi totalmente. E quindi in Romania la continuità col passato non viene interrotta, a differenza di quello che avviene in Bulgaria, in Serbia, in Bosnia, eccetera. Il sistema sociale resta lo stesso, i boiari restano al loro posto, non vengono eliminati, i nobili, d'accordo? L'amministrazione resta la stessa, sono stati vassalli a cui però gli ottomani danno notevoli margini di autogoverno. Quindi qui nei Principati Rumeni non ci fu alcuna colonizzazione ottomana, né vi fu, a differenza di Grecia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, eccetera, né qui vi fu una parziale conversione all'Islam. Quindi sarà molto facile nella seconda metà dell'Ottocento, una volta ottenuta l'indipendenza dall'impero ottomano, sarà molto facile per Moldavia e Valacchia mettersi insieme alla fine dell'Ottocento e ricostituire automaticamente, facilmente, uno Stato rumeno. Certo, ci vorranno secoli affinché i principati rumeni o tutti gli altri stati balcanici, tutti conquistati dagli ottomani, riescano a ritrovare la propria indipendenza. Ragazzi, in 3 lezioni, anche se la terza è sproporzionatamente lunga, io sono riuscito, spero in maniera decente e accettabile, a parlare nel dettaglio di tutta la storia dei Balcani, dall'anno 1000 alla conquista degli ottomani, d'accordo? Dall'anno 1000 alla conquista degli ottomani, dall'anno 1000 all'inizio del 1500, nei dettagli, senza che mancasse niente, senza che mancasse alcun tipo di trattazione nel dettaglio per nessuno di questi popoli balcanici. Sono tutte cose che sugli abituali libri di storia, anche quelli che si usano nell'università, assolutamente non si trovano. Bisogna andare in pubblicazioni specialistiche per trovare queste cose che io vi ho spiegato in queste 3 lezioni. Nella prossima, la quarta di questo ciclo di argomenti, parliamo della storia dell'Ungheria.
sempre nel Medioevo, fino alla conquista ottomana anche dell'Ungheria, conquista ottomana in buona parte, conquista degli Asburgo d'Austria in piccola parte dell'Ungheria. E poi passeremo ovviamente a vedere nelle successive lezioni le origini degli ottomani e all'espansione dell'impero ottomano fino al 500, e considereremo anche la storia di altri popoli dell'Europa orientale come la Polonia e la Russia. Bene, io vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta.